Ben ritrovati! Che ne dite di questa meravigliosa crostata al cioccolato? È la famosissima crostata al cioccolato del maestro Knam, che lui di cioccolato se ne intende. Con una frolla al cacao leggermente salata ed una crema al cioccolato morbida all'interno, è qualcosa di assolutamente straordinario e da provare. Se la proverete, ve ne innamorerete. Vediamo che cosa ci serve per preparare la nostra crostata. Per preparare la nostra crostata al cioccolato del maestro Knam dobbiamo preparare tre diversi componenti. Allora, la prima componente che dobbiamo mettere insieme è la pasta frolla al cacao. Poi andremo a preparare la crema pasticcera ed infine la ganache al cioccolato fondente. Partiamo intanto con gli ingredienti necessari per la preparazione della pasta frolla al cacao. 150 g di burro ammorbidito, 150 g di zucchero, un uovo, un baccello di vaniglia, 6 g di lievito per dolci, 25 g di cacao amaro, 280 g di farina 00 e 2 g di sale. Adesso vediamo come mettere insieme questi ingredienti per preparare la nostra frolla. Per prima cosa cominciamo a lavorare il burro insieme allo zucchero. Potete lavorarlo a mano con un'impastatrice, la planetaria, oppure con il robot da cucina con l'apposito attrezzo per impastare. Finché viene lavorato il burro insieme allo zucchero, andiamo a preparare i semi della nostra bacca di vaniglia. La tiriamo fuori dal contenitore, incidiamo lungo tutta la lunghezza, ecco qua, e poi con l'aiuto di un coltello con la punta arrotondata andiamo ad estrarre i nostri preziosissimi semi di vaniglia. Ecco qua. Di solito noi utilizziamo anche la bacca privata dei suoi semi. Andiamo a metterla nel contenitore dove di solito teniamo lo zucchero. In questo modo andiamo ad aromatizzare lo zucchero che utilizzeremo per altre preparazioni. Il burro e lo zucchero sono ben amalgamati. Andiamo ad aggiungere i semi della bacca di vaniglia e il nostro uovo. Ok. E impastiamo un altro po'. Aggiungiamo la farina, sale, lievito e cacao amaro. Ok. Impastiamo bene il tutto finché non avremo ottenuto un impasto bello omogeneo. Ho trasferito l'impasto in una ciotola per amalgamare un pochino a mano il tutto ed impastare bene. Logicamente più lavorate l'impasto, più la temperatura dell'impasto stesso si alza un pochino e il burro ricomincia a sciogliersi e perde un po' di resistenza, diciamo così. Adesso, una volta amalgamato bene il tutto, eccolo qua, vedete? Ok, potete richiudere l'impasto all'interno di un foglio di pellicola e riporlo in frigo perché dovrà riabbassarsi la temperatura per fare in modo che la nostra frolla riusciamo a lavorarla successivamente. Potete utilizzare, come dicevo, o un foglio di pellicola oppure chiuderla direttamente con un coperchio e riporla in frigo.
dovrà rimanere in frigo almeno per 4 ore. Se volete potete preparare anche l'impasto della vostra frolla il giorno prima. La nostra pasta frolla al cacao è in frigo che si sta raffreddando. Finché attendiamo andiamo a preparare la crema pasticcera. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno: 250 g di latte fresco intero, i semi di mezzo baccello di vaniglia, eccoli qua, vedete li ho già aggiunti al latte, 15 g di farina, 5 g di fecola di patate, 2 tuorli d'uovo e 40 g di zucchero. Per prima cosa andiamo a versare il nostro latte con i semi della bacca di vaniglia all'interno di un pentolino e le mettiamo nel fuoco per riscaldare un po' il nostro latte. Mentre il latte si riscalda, badate bene, non deve bollire, deve essere riscaldato circa a 70 gradi, ma non deve cominciare a bollire. Noi andiamo ad unire i nostri tuorli con lo zucchero e la farina e la fecola di patate. Ecco qua. Liviamo un po' anche grossolanamente, tanto serve un po' per preparare la base sulla quale verrà poi versato il latte riscaldato. Andremo a posizionare questo pentola sul fuoco e allora sì, porteremo ad ebollizione il tutto. Il latte è caldo, lo versiamo sopra il nostro impasto con i tuorli, zucchero, farina e fecola di patate. Mescoliamo bene. Ok, metto il pentolino sul fuoco finché non arriverà a bollore. Quando comincerà a bollire, continuo a mescolare per un altro minuto, poi spengo e togliamo dal fuoco. La crema comincia a sobbollire, come potete vedere. Un altro minuto e la togliamo dal fuoco. La crema pasticcera è pronta, adesso la lasciamo raffreddare. Abbiamo preparato la pasta frolla al cacao, la crema pasticcera, adesso è il momento di procedere con la preparazione della nostra ganache con il cioccolato fondente. Ecco qua gli unici due ingredienti che ci serviranno: 150 g di cioccolato fondente e 100 g di panna fresca. Andiamo a mettere tutto insieme. Procediamo adesso con la preparazione della ganache con il cioccolato fondente. Versiamo in un pentolino la nostra panna fresca, mettiamo il pentolino sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Quando comincerà a bollire la nostra panna andremo ad aggiungere il cioccolato fondente tritato finemente e mescoleremo con il cucchiaio di legno fino a che non sarà completamente sciolto. La panna bolle, la tolgo dal fuoco ed aggiungo il cioccolato. Mescoliamo bene e facciamo sciogliere il cioccolato fondente. Per preparare la crema al cioccolato che utilizzeremo per riempire la nostra crostata, andremo ad unire 200 g di crema pasticcera e 200 g di ganache al cioccolato. Eccola qua,
Mescoliamo bene. Mescoliamo bene finché non avremo ottenuto una crema bella omogenea. Una volta stesa la nostra pasta, andremo a foderare la tortiera con la pasta per l'appunto e andremo a togliere tutta la pasta in eccesso intorno alla tortiera, verseremo dentro la nostra crema al cioccolato e con la pasta frolla rimanente andremo a creare delle piccole strisce con le quali andremo a completare la nostra crostata. Cominciamo. Ecco qui la nostra tortiera quasi foderata. Se si rompe qualche pezzo di pasta frolla, non preoccupatevi, prendete un altro pezzo dello stesso spessore e lo potete andare ad aggiustare in questo modo. Poi con il calore della cottura la pasta andrà ad unirsi, quindi nessun problema. Ecco qua, quasi fatto. Benissimo. Adesso, aiutandoci con i rebbi di una forchetta, andiamo a bucherellare un po' la nostra pasta frolla. Ok, prendiamo la nostra crema al cioccolato e la versiamo dentro. Ecco qua. Livelliamo per bene la nostra crema al cioccolato. Ok, ecco fatto. E adesso cominciamo a preparare le striscioline di frolla che utilizzeremo per coprire la nostra crostata. Ho steso la pasta frolla che avevo avanzato quando ho foderato la tortiera e adesso procedo con la preparazione delle strisce con le quali andrò a ricoprire e a completare la nostra crostata. Io tengo delle strisce abbastanza larghe perché mi dà l'idea di rustico, di un qualcosa di un po' più pieno di gusto, diciamo così, un po' più particolare. Ecco, alcune non sono venute proprio drittissime, però va bene anche così. Ecco qui, procediamo con la decorazione della nostra torta, della nostra crostata. Quando arrivate sul bordo tagliate la pasta in eccesso. Tutta questa pasta la utilizzeremo ancora, verrà stesa nuovamente per ottenere delle altre strisce per completare il nostro dolce. Ecco qua. La nostra crostata è pronta per essere infornata. Forno preriscaldato,
ventilato 175 gradi per 30-35 minuti. Via in forno. Una volta tirata fuori dal forno la nostra crostata, dobbiamo lasciare che si raffreddi completamente prima di estrarla dalla tortiera. Lasciamola raffreddare ben bene ed eccola qua, la nostra crostata al cioccolato di Knam, pronta per essere portata in tavola. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buon appetito!